chilometri di autonomia, il tasto home, il tasto per passare da una schermata all'altra. La velocità, batte subito all'occhio, sono tutte quante puntuali e complete. Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. Questa sera sono qui per parlarvi di questo fantastico prodotto KG IO 5 per BMW. Sono stato contattato da questa azienda, i quali mi hanno offerto di provare gratuitamente questo prodotto sul GS e in più mi hanno offerto un codice sconto che metterò all'interno della descrizione del video e magari lo lascio anche qui in sovrimpressione, ma lo trovate direttamente all'interno della descrizione del video, che vi consentirà uno sconto del 10% su questo prodotto. Il 10% può sembrare non tanto, non eccessivo, ma sappiate che questo prodotto difficilmente lo potete trovare in rete scontato. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Questa è la scatola con cui si può estendere il prodotto, l'immancabile libretto di istruzioni, abbastanza semplice e intuitivo, ma vi dico la verità, io avevo già aperto il prodotto e l'ho già anche affiliato e l'affiliazione è imbarazzante, non serve neanche il libretto di istruzioni, è molto intuitivo e il prodotto si presenta in questa maniera. Nella parte superiore ha 4 pulsanti, il tasto home, il tasto per passare da una schermata all'altra, il tasto per spegnere il video e il tasto per bloccare la schermata. Neanche a dirlo, è impermeabile IP68, è molto robusto al tatto e vi dico già che una volta inserito nella basetta del GS è estremamente solido. Nella parte posteriore ci sono i pin che vanno a contatto appunto con la basetta del GS, sia per alimentarlo e sia per dialogare con la centralina. Ci sono questi due adesivi che gli danno il look simil carbonio e i materiali sono decisamente di qualità. Un display è veramente bello, da 5 pollici, estremamente definito, luminoso, molto bello. Materiali decisamente di un certo livello. Ed è semplicemente imbarazzante la semplicità sia di installazione e sia di affiliazione. L'affiliazione ovviamente avviene tramite il Bluetooth, si attiva il Bluetooth sul cellulare, una volta attivato il Bluetooth si cerca banalmente KG sui dispositivi Bluetooth vicino all'apparecchio, appunto, si affiglia e praticamente il gioco è fatto. Come vi dicevo, il display è da 5 pollici ed è la medesima grandezza del Navigator 5. Guardate, li sovrappongo, li metto uno sopra l'altro, praticamente hanno le stesse dimensioni. Navigator 5 e il KG IO 5 hanno esattamente le stesse dimensioni. Inevitabile dirvelo che la definizione che ha il KG, il Navigator se lo scorda. La luminosità, la definizione, la qualità delle immagini di uno è decisamente inferiore all'altro. Del Navigator 5 non ho nulla da dire, è sempre andato da Dio, ha sempre funzionato bene, non mi ha dato mai problemi, ma se parliamo di definizione, il KG è sicuramente superiore. Adesso però scendiamo in box che vediamo meglio tutto quanto. Ragazzi, per prima cosa vi faccio vedere la difficoltà nell'installazione. Quindi prendo il KG, lo poggio sulla basetta. Fin della questione, è già inserito, praticamente si sposa perfettamente con quello che è la basetta del BMW. Una volta acceso il mezzo, questa è la videata. Tramite il joystick, come vedete, tact, posso cambiare tranquillamente le schermate ed appena messo sulla moto ovviamente legge tutti i dati del GS, i chilometri, il prossimo azzeramento del service, la data, i chilometri di autonomia, il livello della batteria. Ovviamente i sensori di pressione adesso non girano, quindi sono a 0 entrambi, il livello della temperatura esterno, l'angolo di piega, giri del motore, chilometri orari. Poi se andiamo in quest'altra videata, sempre qui i chilometri che mancano per la riserva, i chilometri totali del mezzo, pressione anteriore, pressione posteriore, la marcia, in questo caso è a folle, e qui c'è l'angolo di piega e qui sono i chilometri. Poi se prendo il cellulare, io ripeto, ho già affiliato il tutto e quindi è veramente imbarazzante la questione, ma io adesso che l'ho già affiliato, adesso ho in modalità aereo per evitare che qualcuno ci possa disturbare mentre faccio il video, però se attivo il Bluetooth, vado qui, Bluetooth,
Adesso troverò key G, eccolo qua, abbina, consenti, eccolo qua, key G connesso. Quindi vado qui ed eccolo qui, CarPlay, Android Auto, no, CarPlay, abbina, attiva, e eccolo qua, e qui praticamente ho il mio navigatore. Adesso, se non voglio usare le mani, vado qui sul joystick e come vedete sto modificando le schermate del mezzo senza toccare praticamente il display della moto. Mi posso spostare con la rotellina, vedete come si animano con la rotella, scorro le varie funzioni. Ad esempio qui sono sulla musica, entro dentro la musica, scelgo la musica che voglio sentire. Con la rotella posso sempre scegliere la musica, adesso ce ne ho poca sul cellulare, come vedete ho pochissime musiche, però potrei scegliere tranquillamente la musica da ascoltare. Questa è la mia libreria, scorro tramite la rotella, vado giù e su senza nessun tipo di problemi. Con il tasto verso sinistra, la rotella verso sinistra, esco dalla libreria e torno in modalità navigazione. Il limite di tanti CarPlay che praticamente inibiscono l'utilizzo della rotella con il key G è semplicemente superato, risolto. Adesso non voglio accendere la moto, ma poi vedremo tutte le funzioni che si possono attivare. Questo pulsante qui e quando noi mettiamo i sensori, se noi avessimo dei sensori di pressione sulle gomme, utilizziamo questa funzione qui. Avendo già i sensori di pressione sulle gomme, gli diciamo nav e lui in automatico, come vedete, già legge la pressione che ho sulle gomme, 2,6 e 2,7, sono un po' basso, in realtà metto 2,7 e 2,9, e andando qui nelle impostazioni si può attivare e disattivare anche lo scorrimento della rotellina. La rotellina, come vedi qui, telecomando, ecco vedete, con abilita lo scorrimento verticale. Se spostassi il joystick verso sinistra, praticamente disattiverei lo scorrimento della rotellina verticale. In questa posizione invece è attivo. Il GPS mi dà la località dove sono, le coordinate, mi dice delle cuffie se le voglio nel casco, dal cellulare o nel sistema di navigazione, e qui praticamente sono i sensori di pressione. Di più, qui posso scegliere se in chilometri, in miglia, i gradi, se in centigradi o in Fahrenheit. E poi ci sono un mare di funzioni. Nella parte bassa c'è una predisposizione per inserire una scheda di memoria, sia per fare un aggiornamento software sia per metterci dell'altra memoria in più. L'aggiornamento software, praticamente controllo gli aggiornamenti, posso farlo direttamente controllandolo dal cellulare, ma l'ho verificato poco fa, è tutto quanto aggiornato, quindi non c'è nessun tipo di aggiornamento da fare. Altrimenti si può portare in casa, metterlo sotto wifi e aggiornare tranquillamente il software. Qui c'è l'orario, qui è possibile scegliere il formato, io metterò giorno, mese e anno, l'orario è giusto così, l'alba e il tramonto ve lo indicherà sul display iniziale, qui vi indica già l'alba e il tramonto, qui mi dice che il sole tramonta alle 18:16, come vedete il Bluetooth è attivo, sono 18:01 e queste icone qui vi servono soprattutto per chi ha il TFT. Quando utilizzate il TFT è possibile che lui sia attiva la prima icona BMW, se fosse attiva BMW ovviamente la rotellina andrà a comandare quello che è il TFT. Mettendolo sul nav invece è possibile che voi potete comandare con la rotella direttamente il display qui in alto. Insomma, è veramente tantissima roba. Adesso non vedo l'ora di provarlo, ma oggi non ce la facciamo, lo faremo magari io domani o nei prossimi giorni, vi porterò in sella e vedremo come si comporta una volta in movimento. Quello che vi posso dire è che 5 pollici probabilmente è la grandezza ideale. I tasti qui in alto sono il primo della home, il secondo ci consente di passare da una videata all'altra, il terzo tasto mette il display in stand-by, il quarto tasto blocca lo schermo, non posso più toccarlo, non posso più modificarlo, se no ritoccando qui a leggere alcune recensioni dicono che questo tasto di bloccare lo schermo probabilmente è stato messo per impedire che magari quando piove l'acqua possa far scorrere le immagini da una parte all'altra. Anzi, a proposito di acqua, vediamo subito se è impermeabile o meno tutto quanto. Facciamo subito la prova del 9 o la spacca. Perfettamente impermeabile. La prova impermeabilità diciamo che l'abbiamo superata. Per rimuoverlo ovviamente i passaggi sono gli inversi quelli di prima. Per rimetterlo su i passaggi sono estremamente semplici. Uno si blocca
e fine della storia. Per quel che riguarda la definizione e la qualità delle immagini dal Navigator 5 al KG, la differenza è decisamente imbarazzante, è veramente tanta roba. Ripeto, il Navigator 5 non mi ha mai dato problemi, è sempre andato benissimo, ha sempre funzionato alla grande, però sotto il sole ha dei forti limiti. Il KG mi aspetto che quei limiti non ce l'abbia. Di contro il navigatore è un navigatore a tutti gli effetti. Il KG ovviamente va con i dati del cellulare e ha tutti i limiti che ha un cellulare. Se il cellulare in quel caso non ha campo, il KG ovviamente non funziona, ma come tutti gli altri prodotti per rendere smart il vostro mezzo, quindi è legato inevitabilmente al segnale dell'apparecchio, del cellulare. Sono due prodotti totalmente diversi, totalmente distinti e distanti e rivolti a un pubblico decisamente diverso. Se voi utilizzate il cellulare come strumento di navigazione, sappiate che il KG è veramente qualcosa di pazzesco, proprio perché non vi fa perdere questa rotellina magica, incredibile. Questa rotellina qui è qualcosa di veramente pazzesco, incredibile, veramente meraviglioso. Utilizzare un prodotto simile senza perdere la funzionalità di questa manovellina qui è veramente estrema qualità, tanta roba. È veramente un prodotto molto robusto e solido al tatto, è veramente ben fatto. Ragazzi, siamo in sella, diciamo che la giornata non è ideale per andare in moto, visto il tempo, sta piovendo, smette, piove. Comunque quello che interessa a noi fondamentalmente adesso è vedere come si comporta il KG una volta a bordo, e vi devo dire che è sicuramente una ottima visibilità. Il 5 pollici probabilmente è la dimensione giusta, forse perché sono abituato ovviamente al Navigator 5. Diciamo che il KG rispecchia molto fedelmente le dimensioni e le funzioni che ha il Navigator. Adesso vedremo anche quelle che sono le informazioni relative al mezzo, al veicolo. Per ora stiamo sfruttando la navigazione, sto facendo delle strade secondarie volutamente, sia perché magari vorrei trovare meno traffico. Comunque la visibilità è sicuramente ottima, si aggiorna molto velocemente, questo anche probabilmente complice l'ottima copertura dei dati in questo momento. Adesso volutamente sbaglierò strada, non andrò dritto, tirerò a destra e gli farò ricalcolare il percorso. Siamo di qua. Ecco qui, l'ha già ricalcolato, è iniziato anche a piovigginare. Insomma, per quel che riguarda la navigazione sicuramente lo schermo è ampiamente sufficiente e vi ripeto, le dimensioni secondo me per chi è abituato come me al Navigator 5 sono semplicemente l'ideale. Da questa fantastica rotellina, muovendola, possiamo entrare nei diversi menu che mi offre la stessa navigazione e poter andare ad aggiungere, segnalare e modificare il percorso stesso, come posso anche eventualmente uscire e andare nelle informazioni del mezzo. Eccoci qua, adesso siamo passati alle informazioni del mezzo, poi le andremo a vedere meglio. Sicuramente la velocità batte subito all'occhio, di fianco la bussola con la direzione, e sull'estrema destra ho la pressione dei pneumatici. Ecco qua, ho cambiato videate, qui siamo in quella un po' più simile diciamo al TFT, anche se non è il TFT, però mi ricordo che tante di queste informazioni sono assolutamente presenti sul TFT. Adesso comunque ci fermiamo e le vediamo un po' insieme. Ho l'indicatore delle marce, ho l'indicatore dei giri motore, ho l'indicatore della velocità, la temperatura del motore, chilometri di autonomia, la pressione dei pneumatici. Comunque sono estremamente nitide e di qualità. Sul KG è riportato persino l'indicatore di direzione. Ecco qua, vedete, ho attivato la freccia sulla destra, il KG lampeggia. Queste sono strade ovviamente dove la velocità è bassa, in questo momento abbiamo 50 km/h, sono ben oltre di 4 km/h, ma adesso tra un po' mi fermerò, mi accosterò e vi farò vedere meglio quelle che sono le funzioni del display. Comunque funziona tutto alla perfezione, la visibilità è ottima e le informazioni, vi ripeto, che dà il navigatore sono tutte quante puntuali e complete. Come vedete sto cambiando le diverse maschere dal joystick e risponde tutto alla perfezione. Adesso ci fermiamo un attimino qui e ve le mostro un po' meglio. Mi sono volutamente fermato in maniera da mostrarvi un po' più da vicino quelle che sono le funzioni appunto del KG. In questo momento sto usando la rotellina, come vedete sto cambiando senza utilizzare lo schermo, e vi devo dire che adesso metterò l'indicatore di direzione di sinistra e come potete vedere in basso a sinistra
si attiva anche l'indicatore sul display del KG, idem quella di destra. Ovviamente ho tutte le informazioni che mi interessano, ho il range di autonomia, ho la temperatura del motore, ho l'angolo di piega, in questo momento sono fermo quindi è 0, ho la temperatura esterna, ho l'intensità della batteria, ho il livello dei pneumatici, ho l'indicatore di direzione ed ho anche i giri motore. Ho l'indicatore di marcia, su quest'altra schermata ovviamente i chilometri, l'inclinazione della moto quando si va ovviamente, l'indicatore di marcia, autonomia, chilometri, pressione del pneumatico anteriore, pressione del pneumatico posteriore. Quest'altra videata mi propone più o meno le stesse informazioni sotto un'altra prospettiva, sotto un altro format, diciamo così, e poi se voglio torno a quella che è la mia navigazione. Come vedete, pigiando verso sinistra riesco ad entrare nel menu della navigazione, con lo scrolling della rotella riesco ad entrare ed aggiungere, fare, modificare quello che è il mio percorso. Scrollando invece verso destra torno in quest'altra videata. Qui vedo l'intensità del segnale che è sul telefonino, velocità, bussola, direzione, e ho le pressioni dei pneumatici, e qui sotto ho altre funzioni. Questa mi fa tornare nella home, questo pulsante qui in alto posso usarlo per passare da una videata all'altra. Qui ho le diverse altre videate che vi dicevo prima, e qui praticamente torno al mio CarPlay. Con questo pulsante mando in stand by, torniamo, e con questa invece mi dicevo posso bloccare lo schermo e non lo posso toccare in nessuna maniera. Ritocco e magicamente lo schermo torna a essere touch. Tra le altre spie c'è anche quella dei freni e c'è anche la spia della riserva della benzina. Molto interessante, vi fa vedere anche come viene ripartita la frenata. Adesso freno con quella anteriore, eccolo qui, adesso freno con il posteriore e si accende anche questo. Ovviamente quando sono in marcia, avendo la frenata combinata, il GS, si accende una, l'altra o tutte e due a seconda di come intervengono i freni. Se voi utilizzate il cellulare come navigatore, questo strumento sicuramente è quello che fa per voi. La cosa molto bella, molto interessante, probabilmente unica per ora, ad oggi, di questo strumento qui è che voi potete sfruttare la potenza del vostro cellulare, vi consente di utilizzare tutti i prodotti di Mamman BMW, in particolare di questa rotella fantastica per chi naviga con il cellulare, sempre con le mani sul manubrio, e cambiare videata è possibile farlo in un attimo grazie a questa rotella. Meraviglioso, oserei dire. Mi auguro che questo video possa essere stato utile a voi. Se qualcuno di voi fosse mai interessato all'acquisto, si ricordi che all'interno della descrizione c'è un link che vi consente uno sconto del 10% sul prodotto. Vi ringrazio, siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.